Bentornati a EU-Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione, nelle quali ormai ci sentiamo esperti. Allora siamo andati a partecipare, o quantomeno ad ascoltare, ad un corso specialistico sull'europrogettazione. Non abbiamo capito proprio tutto. Diciamo che ci abbiamo provato, anche perché la materia è difficile, ne abbiamo già parlato e ne parlano spesso nelle amministrazioni pubbliche locali, ma anche nei privati. Il tema della progettazione ha due canali principali. Il primo è quello di impostare bene generalmente i progetti destinati a raccogliere i fondi europei, e il secondo è fare bene tutti quei piccoli dettagli che poi ti portano ad avere i soldi, ad esempio la rendicontazione. Ce ne hanno parlato Caterina Brancaleoni e Veronica Lenzi. Le politiche di coesione sono state confermate per questa programmazione 2021-2027, ma è stato un processo politico molto difficile, molto complesso. Sono state comunque conservate le risorse, quindi circa un 30% del bilancio complessivo dell'Unione Europea viene dedicata alle politiche di coesione. Per la regione Emilia-Romagna in questa programmazione abbiamo avuto anche più risorse, quindi questo è un elemento molto importante per il nostro programma FESR e l'FSE Plus. Per noi riteniamo, anche rispetto ai territori di cui ci occupiamo, i temi caldi siano il turismo e la crescita sostenibile, che in questo momento significa crescita verde e blu. Tradotto in termini concreti, come fare sì che quello che i nostri mari ci offrono in termini di pesca, ma anche in termini di trasporto marittimo, possono essere sfruttati meglio e in cooperazione con le altre sponde dell'Adriatico. Dell'inquadramento generale fanno parte anche i dati assoluti dei due grandi canali di finanziamento europeo che ormai conosciamo, i fondi di coesione, circa il 30% dei fondi europei, e poi la novità del PNRR. Grazie alle slide della regione Emilia-Romagna possiamo andare a dare un'occhiata a questi numeri e a questi aspetti riassuntivi. Cominciamo dalla slide numero 8 che ci spiega il framework, cioè la struttura generale dei finanziamenti europei. Prestiti per 360 miliardi, un fondo perduto di 390, 750 miliardi di euro totali sono il fondo Next Generation EU. Per quanto riguarda invece la strutturazione del Next Generation EU, qui vediamo quelli che sono tutti i canali di spesa, di investimento del PNRR, abbiamo la ripresa e resilienza con 672,5 miliardi, qui l'Italia è stata tra le prime beneficiarie, il React EU che serve in particolar modo per rispondere a emergenze immediate, ad esempio l'Italia e la Spagna ottennero tanti soldi, 14 miliardi a testa durante la pandemia, Orizzonte Europa, gli investimenti, lo sviluppo rurale che un tempo era la prima voce di costo e di spesa dell'Unione Europea e oggi non ha più un ruolo così centrale, così importante, ma continua comunque a averlo. E poi leggiamo il Fondo per la giusta transizione. Questi sono fondi per specifici progetti di risoluzione di gravi criticità ambientali. L'Italia li spende per l'Ilva di Taranto e poi per il Sulcis Iglesiense in Sardegna, due luoghi che sono oggetto di crisi ambientali di lungo respiro. Questi sono i principali obiettivi del PNRR, andiamo per grandi capi: transizione digitale, transizione verde di NSH, e poi ancora parità di genere, giovani e divari territoriali, sostanzialmente aderenti a quelli che sono i 5 canali, 5 obiettivi dei fondi di coesione. Per concludere andiamo alla slide 58 per andare a vedere quella che è la mappa colorata dei cosiddetti CTE, progetti molto interessanti non sufficientemente sfruttati, se ne è parlato a Bologna. L'acronimo è Cooperazione Territoriale Europea, è uno dei due obiettivi dei nuovi regolamenti dell'Unione Europea proprio per la politica di coesione, e quindi è un obiettivo che vuole promuovere la cooperazione tra regioni, tra province e anche tra unioni di comuni e comuni a livello europeo e anche con i paesi di vicinato. Quindi ci dà la possibilità di fare progetti prevalentemente immateriali che però aiutino le nostre amministrazioni, non solo, anche i soggetti privati possono partecipare alla cooperazione territoriale europea per poter anche sperimentare cose innovative che magari con i fondi tradizionali è più difficile fare. E allora andiamo a scoprire alcuni degli scenari sui quali questi CTE, progetti di cooperazione territoriale europea, si sono già mossi. Ci sono tutti i regolamenti, adesso non siamo troppo dettagliati, sappiate soltanto che ci sono temi transfrontalieri tra paesi che confinano o anche transnazionali, tra paesi che non confinano ma hanno comunque obiettivi comuni. Alcuni di questi programmi li vediamo qui riassunti. Programmi che coinvolgono l'Emilia-Romagna, uno si chiama Interreg Italia-Croazia, riguarda il bacino marittimo dell'Adriatico con tutte le sue criticità, da ultima il granchio blu. L'Interreg Euromed, stiamo parlando di qualcosa che riguarda tutti i paesi europei del Mediterraneo, progetti cofondati in una zona che è a più denso sviluppo economico, ancora da compiere rispetto ad altre zone della Mitteleuropa e del Nord.
il progetto che riguarda IPA Adrion, quindi tutti i paesi dell'Adriatico, inclusi quelli balcanici e la Grecia, e poi l'Interreg Central Europe che riguarda anche l'Italia assieme ai paesi del blocco centrale europeo, in particolar modo abbiamo Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e così via. Tutti progetti che in questo caso hanno reso più efficiente il lavoro dei singoli Paesi membri, ma presentano anche delle difficoltà. Servono meno burocrazia e grande attenzione nel confezionamento. Su questo hanno dedicato Brancaleoni e Lenzi un capitolo speciale del loro corso. Effettivamente quello che noi cerchiamo di fare come regione è deburocratizzare il sistema della cooperazione territoriale europea. Si fa in due modi: dando dei punti di riferimento certi, per cui i comuni e gli enti locali hanno un telefono, una persona di riferimento per ciascuno dei programmi di cooperazione che possono chiamare per chiarimenti e anche per un supporto nella gestione delle loro attività. E rispetto a Bruxelles, noi con la DG Regio, che è il direttorato generale che si occupa appunto dei programmi di cooperazione, cerchiamo di mandare un messaggio di flessibilità sui termini di pagamento, di rendicontazione, che aiuti a volte gli enti locali, pensiamo alla Romagna, quanto è successo con l'alluvione, ad avere dei tempi più morbidi anche per la gestione delle pratiche. Sicuramente leggere con attenzione tutta la documentazione dei bandi, perché ci sono già scritte spesso e volentieri le indicazioni, e questo è molto importante perché noi dobbiamo avere un linguaggio che convinca chi valuterà il nostro progetto che il nostro obiettivo consente di rispondere all'obiettivo che viene promosso dal bando. Spesso ci si limita invece a descrivere l'azione che viene fatta, invece dobbiamo essere convincenti nel motivare il bisogno che abbiamo di fare quell'opera e perché farla insieme è migliore che farla da soli. Allora, per integrare quanto ci ha detto Caterina Brancaleoni, vediamo alcune delle sue slide. Intanto ha utilizzato la famosa particella di sodio nell'acqua minerale per dire che i progetti CTE non devono rimanere isolati, devono essere sovrapposti, devono interagire con altri progetti europei, altrimenti vedete che il CTE da solo dice c'è nessuno. E poi il riutilizzo virtuoso dei risultati, cioè il progetto non deve morire lì, deve sempre avere un capitolo successivo, un po' come è successo con il nostro progetto EU Factor diventato EU Factor Next. Qua c'è il problema più importante: i CTE, come tutti i bandi europei, non sono un mero strumento di raccolta risorse e contributi. Non è per andare ad acchiappare dei soldi, ma per fare delle cose che si innesca il meccanismo positivo che porta poi ai fondi europei. Tutto chiaro? Se non è chiaro, sappiate che la regione Emilia-Romagna per privati ed enti pubblici fa tanti di questi corsi di europrogettazione. Andate a scoprirli, mentre noi vi salutiamo. EU Factor termina qui.